I colpi non sono tutti uguali e con essi cambia anche la gestione degli appoggi nelle situazioni di carico e scarico del peso del corpo. Magari ti sarà capitato di voler impostare una tattica di gioco ben precisa, ma in realtà i tuoi colpi avevano sempre le stesse caratteristiche in termini di velocità, traiettoria e rotazione. Questo perché la tua tecnica non era adatta allo scopo che ti eri prefissato. Oggi trattiamo il diritto e ti voglio parlare dell'azione delle gambe in relazione alla valenza tattica che vorrai conferire al tuo colpo. Ricorda che questo aspetto è strettamente legato all'entità della palla in arrivo. Prendiamo in esame la classica palla in arrivo centrale. Quindi nella tua ricerca di palla potrai scegliere se spostarti verso dietro oppure verso avanti. Il caso 1 ti sarà molto utile quando ti troverai nella cosiddetta situazione di difesa. L'avversario starà esercitando pressione su di te e quindi ti troverai costretto a togliergli spazio attraverso delle traiettorie alte e arrotate. In questo modo riuscirai a riguadagnare campo per poi cercare una situazione più aggressiva. Come otterrai questa situazione? Andando a fare un passo dietro, caricando l'appoggio posteriore e quando parte lo swing del braccio racchetta andrai a spingere in verticale con entrambe le gambe. La risultante sarà che in fase finale risulterai in monopodalico sulla gamba posteriore, poiché il piede anteriore si sarà sollevato da terra proprio per trasferire l'energia verso l'alto. In questo modo. Ovviamente, contestualmente all'azione delle gambe, il braccio racchetta non potrà muoversi esclusivamente in orizzontale, perché ne uscirà una palla piatta, radente alla rete e che non potrà farmi raggiungere lo scopo prefissato. Quindi questo è sbagliato. Dal punto di vista del braccio racchetta, l'obiettivo sarà quello di ridurre la componente orizzontale di spinta a favore di quella verticale, sia dell'avambraccio che della mano. In questo modo il colpo avrà la sua traiettoria, avrà il suo spin e sarà corretto dal punto di vista tattico. Un modo molto utile per allenare gli appoggi nella fase difensiva è quello di appoggiare il piede di carico esterno su di uno step. In questo modo si verrà a creare un dislivello tra le due gambe, tale per cui la gamba di carico risulterà già flessa e in fase di accelerazione, spingendo le gambe verso l'alto, risulterà naturale sollevare il piede anteriore. In questo modo. Possiamo ripetere l'esercitazione per 10 volte. Nel secondo caso ti troverai in fase di costruzione, quindi l'obiettivo sarà quello di avvicinarsi al rimbalzo della pallina in modo da guadagnare campo, giocare traiettorie sempre più flat e in questo modo riuscire a rubare il tempo all'avversario. A livello tecnico la cosa essenziale da controllare è il passo laterale con il piede di carico e in fase di accelerazione, quando parte lo swing del braccio racchetta, devo sentire il trasferimento dalla gamba posteriore alla gamba anteriore. Possiamo vederlo in neutral stance, in questo modo, oppure in semi-open stance. Un buon espediente didattico per sentire al meglio il trasferimento del peso del corpo dalla gamba posteriore alla gamba anteriore è quello di eseguire il movimento colpendo la palla e sul finale rimanere in equilibrio monopodalico appunto sulla gamba anteriore. In questo modo sarò obbligato a percepire tutta la pressione del peso del corpo sulla gamba anteriore. Possiamo ripetere l'esercizio per 10 volte.